Bene, possiamo partire ufficialmente a parlare di tristezza. La tristezza è una delle emozioni fondamentali, una delle 4-5 emozioni fondamentali assieme alla gioia, alla paura, alla rabbia e al disgusto. E la tristezza è un qualcosa che dobbiamo imparare a conoscere, ad attraversare e a non vedere come un nemico. Purtroppo in questa società la tristezza non è qualcosa che è consentita. Perché? Perché fondamentalmente noi dobbiamo sempre farci vedere positivi, farci vedere entusiasti, farci vedere sempre sul pezzo e diciamo che non è socialmente accettato il farsi vedere tristi, soprattutto se magari non c'è una situazione socialmente accettata come un lutto, una perdita importante. E poi diciamocelo chiaramente, non ci sentiamo molto a nostro agio quando siamo vicino a delle persone che sono tristi. Perché questo succede? Perché è difficile stare vicino a persone che sono tristi? Per un semplice fatto, perché la loro tristezza fa vibrare dentro di noi quell'energia cristallizzata legata alla tristezza che non abbiamo trasformato e quindi andiamo in risonanza. In realtà oggi scopriremo come la tristezza è un'emozione fondamentale. La tristezza è quell'emozione che ci porta a fermarci, a stare nel sentire. E abbiamo due alternative: starci, passarci attraverso, comprendere il perché stiamo vivendo quell'emozione, oppure spegnerla. Nel momento che noi spegniamo un'emozione, questo vale per qualsiasi tipo di emozione, quello che succede è che quell'emozione, quell'energia si cristallizza dentro di noi. Quando un'emozione si cristallizza dentro di noi, cosa succede? Semplicemente diminuisce il nostro livello di energia e diminuisce la pressione, la potenza della nostra energia. Cosa intendo? Per mantenere attiva una bioresistenza emotiva, noi dobbiamo impiegare la nostra energia, nel senso che non è che i blocchi che si creano al nostro interno, da un lato non fanno fluire energia, ma dall'altro anche li assorbono. Osservate proprio questo pugno. Io per tenerlo in questo modo cosa devo fare? Vedete come mi vibra la mano? Provate a farlo anche voi. Quello che devo fare è che devo impiegare energia, quindi per mantenere un blocco attivo io utilizzo dell'energia mia. Quando invece il blocco si scioglie, che cosa succede? Io non utilizzo più energia, quindi ho maggiore energia a disposizione per me stessa, ma non solo, l'energia scorre più facilmente. Quindi quando noi andiamo a sciogliere dei blocchi emotivi e dei blocchi energetici abbiamo un doppio beneficio. Il primo beneficio è che abbiamo più energia disponibile. Il secondo beneficio fondamentale è quello che l'energia scorre più velocemente all'interno del nostro corpo. Perché, attenzione, è fondamentale attraversare la tristezza e quando si manifesta da un punto di vista biologico, da un punto di vista neurologico la tristezza. L'emozione della tristezza si manifesta ogni volta che noi dobbiamo gestire una fine, un lutto, una separazione. Attenzione, non mi riferisco, quando parlo di lutto, di fine, non dovete pensare sempre a qualcosa di drammatico come la perdita di una persona, ma la fine di una situazione per noi usuale. Può essere una relazione, può essere un lavoro, può essere anche la fine di una vacanza. Alla fine di una vacanza molto spesso abbiamo questa sensazione di tristezza. E perché questa emozione si manifesta?
Molto semplicemente perché quello che il nostro corpo ci sta dicendo è: stai, fermati, lascia che il tuo corpo si riassetti in una nuova frequenza, in una nuova configurazione. Quindi siamo sempre stati abituati a stare in contatto con una determinata persona, quella persona non c'è più e quindi è come se noi al nostro interno ci dovessimo ricablare. Al nostro interno, proprio a livello neuronale, dobbiamo andare a creare delle nuove mappe neuronali e per fare questo è necessaria energia e quindi dobbiamo stare. Quindi usciamo dal pensiero che la tristezza si sconfigge facendo. No. Se noi stiamo attraversando una tristezza e ci mettiamo nel fare, quello che facciamo solitamente è spostiamo l'attenzione e facciamo cristallizzare quell'energia. Pensate ai bambini, a quando un bambino gli si rompe un giocattolo ed è tristissimo, inizia a piangere disperato, come se gli avessero portato via il bene più prezioso. Quanto dura quella tristezza? Un attimo, ok? E questa è la cosa bella, è che nel momento che io mi concedo di passare attraverso la tristezza e riesco a individuare il motivo per cui sono triste, perché questo è l'altro aspetto fondamentale, no? Noi spesso siamo tristi e non sappiamo perché. Quindi iniziamo a dividere la tristezza da due prospettive diverse. La prima è: sono triste, sono consapevole del perché sono triste. Sono triste a seguito di una mancanza, a seguito di una fine, a seguito di un lutto, a seguito di un'informazione che mi è stata data, magari non direttamente rispetto a me, ma direttamente riferita magari a una terza persona. E quindi lì agiremo in un determinato modo e vedremo come. Oppure ci sentiamo tristi e non riusciamo a capire perché. Non esiste che non ci sia una ragione, ok? C'è sempre una ragione, sempre. Dobbiamo attraverso l'ascolto andare a agganciare quella frequenza, il perché ci nasce questa tristezza e soprattutto, come sempre, questo vale per tutte le emozioni che abbiamo visto fino adesso, bisogna comprendere se sono emozioni sane o se sono emozioni parassite. Cosa vuol dire? Vuol dire se in realtà la tristezza non sta coprendo altro, quindi magari io dovrei provare della rabbia. La rabbia non è un qualcosa di consentito nel mio sistema di valori, non è stato qualcosa di consentito magari all'interno della mia famiglia, e quindi io per non manifestare la rabbia entro nella tristezza. Quindi diciamo che c'è un terzo scenario, quindi sono triste per qualcosa che conosco, quindi per una perdita che ho subito, per una fine di un qualcosa. Sono triste, non so perché, sono triste, ma in realtà dovrei essere arrabbiato oppure dovrei aver paura. Tutti e tre questi aspetti passano attraverso l'ascolto. E la tristezza può essere rappresentata con un colore, con una parola, con un suono. Quindi quello che io consiglio in una prima fase per entrare in contatto con la nostra tristezza e cercare di capire come gestirla è iniziare a identificarla o con un suono, con un aggettivo o con un colore, e stasera vedremo come. Paola scrive: la tristezza sarà anche sana, ma sempre no, però assolutamente sì, assolutamente sì. Perché sempre no? Perché le emozioni sono sane quando sono transitorie. Un'emozione genuina è transitoria, la rabbia è sana quando è transitorio. Io mi arrabbio, ho l'impulso, metto dei confini, ma se io sono arrabbiata sempre non va bene,
Perché? Perché c'è qualcosa che io non ho compreso. E la stessa cosa la tristezza. Se io sono triste sempre, c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che io non sto trasformando, c'è qualcosa che io non sto capendo. Oppure, come ho detto, potrebbe essere un'emozione parassita, ovvero va a nascondere un altro tipo di emozione che io non mi concedo di provare. Considerate che la tristezza, proprio per la sua natura, è quell'emozione che ti porta a stare fermo, a stare dentro di te, è quell'emozione che ti assorbe energia rispetto magari alla rabbia, che è molto più impulsivo, alla paura, che può essere anche quella, ti può portare a scappare, quindi essere attiva, piuttosto che invece a pietrificarti. Ecco, è molto importante comprendere che quando un'emozione, grazie Paola per questo input, quando un'emozione, questo in generale, è costante, vuol dire che lì dobbiamo comprendere il perché, ok? Perché le emozioni, lo scopo delle emozioni è quello di essere, questo in generale, dei campanelli che dicono attenzione. Rabbia, attenzione, tristezza, attenzione, paura, attenzione, gioia, attenzione, e ci devono portare a dire mi ascolto. Se sono costantemente presenti nella nostra vita e soprattutto quando sono molto forti, anche perché una tristezza costante può portare ad una depressione, che quello è una situazione patologica che non va assolutamente trascurata. Quindi passiamo adesso dalle parole alla pratica. Quindi lavoreremo stasera utilizzando due protocolli. Il primo protocollo è quello che io chiamo protocollo di rilassamento. Il protocollo di rilassamento serve per entrare in ascolto, quindi non lavoreremo con l'azione attiva della microcorrente delle My Energy Bars, ma lavoreremo con il campo elettromagnetico delle My Energy Bars. Nel protocollo di rilassamento le mani devono essere messe in questo modo, questo è un mudra molto potente. Mi raccomando che tutti i polpastrelli si tocchino, ok? E devono essere messi intorno alle bars, quindi le nostre bars vanno messe sul tavolo, appoggiate su una superficie piana, e le mani vanno messe intorno alle bars in questo modo. Attenzione, se non riuscite è perché magari avete le mani in questo modo, semplicemente immaginate di aprirle così e le andate a mettere intorno alle bars. E questo è il primo passaggio. Come sempre, piedi ben piantati sul pavimento e collo dritto. Per mantenere il collo dritto non pensiamo che dobbiamo rimanere rigidi come dei pali, semplicemente spingete le scapole verso il basso e il mento parallelo al pavimento e diventa una posizione naturale. E rimanete sempre anche durante la pratica in osservazione del vostro corpo. Se lo sentite troppo rigido, lasciatevi andare, ok? Perché anche quando si crea rigidità è un modo inconscio per bloccare l'energia. Quindi faremo un primo protocollo di rilassamento e cercheremo di entrare in ascolto della nostra tristezza e dare un colore o una parola o un suono. Nel secondo giro, nel secondo protocollo, utilizzeremo il protocollo di trasformazione alchemica. In questo caso le bars le prenderemo in mano in questo modo e quindi faremo le nostre frasi di trasformazione alchemica utilizzando quel colore, quella parola, quel suono che vi è arrivata. Se non vi arriva nulla, utilizzate tristezza. Io per semplicità utilizzerò la parola tristezza, ma mi raccomando voi sostituitela con quello che vi è arrivato. Bene,
Partiamo con il protocollo di rilassamento. Quindi andiamo a mettere le mani intorno alle bars, facciamo un bel respiro profondo, facciamo attenzione che i piedi siano ben piantati sul pavimento, possibilmente senza scarpe, e la nostra colonna sia ben dritta. Facciamo un respiro profondo, entriamo in contatto con il nostro corpo, con il nostro sentire. Immaginiamo un fascio di colore argento che dal centro della terra sale dal nostro perineo e attiva il primo, il secondo, il terzo centro, fuoriesce dalla fontanella e si espande nel centro della galassia. E dal centro della galassia arriva un fascio di colore oro brillante che attiva il terzo, il secondo, il primo centro, fuoriesce dal perineo e si espande nel centro della Terra. Prendete consapevolezza di essere un portale di collegamento cielo-terra, terra-cielo. E ora, concentrandovi nel primo, nel secondo e nel terzo centro, ripetete: io sono, io sento, io creo. 3, 6, 9. Io sono, io sento, io creo. 3, 6, 9. Io sono, io sento, io creo. 3, 6, 9. Io mi autorizzo a entrare in contatto con la mia tristezza. Io mi autorizzo ad attraversarla con la consapevolezza che ho la capacità di trasformarla. E ora vi chiedo di pensare a un momento in cui siete stati molto tristi, potrebbe essere passato, potrebbe essere presente, un qualcosa che ancora oggi, quando lo ricordate, vi crea tristezza. Riportando alla mente quella situazione, quella sensazione, iniziate a entrare in ascolto del vostro corpo. Osservate quello che sta accadendo al vostro corpo. Osservate innanzitutto se ci sono delle zone che vi fanno più male o che sentite più fragili. E se stare in questa sensazione è troppo forte, fate un respiro profondo e dite io e pronunciate il vostro nome ad alta voce. Io, Milena, ti tengo per mano. Io,
nome. Sono qui a prendermi cura di te. Io, nome, sono qui ad aiutarti ad attraversare questo ponte. Io, nome, sono qui per te. E se vi fa sentire più al sicuro, potete immaginare un vostro voi che vi tiene in braccio, vi tiene per mano e proprio percepite quel senso di sicurezza, quell'abbraccio che probabilmente molto spesso abbiamo desiderato da qualcuno nel momento in cui eravamo tristi e magari non abbiamo avuto il coraggio di chiederlo quell'abbraccio a chi magari poteva e voleva darcelo. E adesso che abbiamo definito questo spazio sicuro, provate a chiedervi che colore ha per me questa emozione. In questo momento, in questa emozione, se io volessi mettermi un vestito, una sciarpa, un mantello, di che colore lo metterei? Può essere nero, può essere grigio, ma può essere anche bianco, ognuno di voi. Dalla tristezza un suo colore, una sua frequenza, che dipende dal vostro vissuto e dalle vostre memorie ancestrali. E ora immaginate proprio di mettervi sulle vostre spalle un mantello di quel colore. Potreste sentirlo pesante sopra le vostre spalle come sopra il vostro cuore. Potreste desiderare di strapparlo via e vi chiedo di attendere, di aspettare. Di concedervi di stare per qualche secondo in questa sensazione con la consapevolezza che è temporanea. E ora vi chiedo di impugnare le My Energy Bars mettendo il dito sopra il Triune. Ed iniziare assieme il protocollo di trasformazione alchemica. Fate un respiro profondo e ponete la vostra attenzione nel primo centro, il centro dell'essere, posizionato 2 dita sotto l'ombelico.
Immaginate una sfera rossa che si espande e si contrae alla frequenza del 3. E ripetete: libero l'energia cristallizzata nel colore e dategli l'etichetta nero, ad esempio, e la riporto nel mio centro di potere alchemico. Io sono 3. Immaginate che il laccio che chiudeva il vostro mantello si sia allentato. Ponete ora la vostra attenzione all'altezza del cuore, nel centro del sentire, e immaginate una sfera di colore verde che si espande e si contrae alla frequenza del 6. E ripetete: lascio andare ogni attaccamento emotivo al colore nero, ad esempio, e lascio fluire il mio sentire. Io sento 6. E ora immaginate proprio di slacciare con consapevolezza. Potete anche proprio farlo con le mani, il laccio del mantello. Potete proprio allargarlo, proprio anche con le mani. Potete farlo anche fisicamente. È ancora sulle vostre spalle questo mantello, ma inizia ad aprirsi, anzi sentite che sta per cadere. E ora focalizzate la vostra attenzione nel terzo centro, il centro del creare. Immaginate una sfera di colore blu che si espande e si contrae alla frequenza del 9.
e recitate: creo ordine e coerenza nel colore nero, ad esempio, e mi autorizzo a essere, sentire e creare. Io mi autorizzo a rinascere dalla mia tristezza. E lasciate ora che il mantello cada ai vostri piedi. Potete farlo andando proprio fisicamente a scuotere le vostre spalle e a lasciare che cada a terra. E proprio percepite questo senso di leggerezza che ora è in voi. E ora immaginate la sfera rossa, verde e blu che si fondono in una sfera di colore bianco brillante che completamente avvolge la vostra persona. Diventate consapevoli come la vostra energia liberata va a rigenerare ogni vostra cellula. Io mi autorizzo a rigenerarmi. Io comando che ogni cellula del mio corpo sia rigenerata. Io ringrazio la nuova energia ritrovata. Fate un respiro profondo e ora immaginate di prendere quel mantello ai vostri piedi e con cura di ripiegarlo, con cura e devozione. Non accartocciatelo, proprio piegatelo. Prima metà, poi ancora metà, poi ancora metà. E riponetelo nello scrigno che è dentro di voi ed è lo scrigno dei vostri tesori più importanti. E recitate: io tristezza, ti ringrazio per avermi permesso di rigenerarmi. Io tristezza, ti ringrazio per avermi permesso di essere oggi ciò che sono. Io tristezza ti ringrazio perché senza di te non avrei attraversato quel momento. Ed io, nome e cognome, io, Milena Battaglia,
mi ringrazio per essere, sentire, creare. Io mi ringrazio per aver scelto me. Fate un respiro profondo e quando volete, ognuno con i suoi tempi, aprite gli occhi, andate a muovere prima le caviglie, poi i polsi, le spalle, il corpo. Andate anche a pizzicare le vostre cosce, le vostre braccia. È anche un modo per dire grazie al vostro corpo che vi sta permettendo di fare esperienze in questa terza dimensione, questo corpo che troppo spesso trascuriamo. Bene,